Bentornati su Dome of the Pops. Se siete nuovi, io sono Domenico, amo parlare di musica, ma sono qui soprattutto per parlare di Eurovision. Continuiamo oggi il viaggio nella playlist delle mie 100 canzoni preferite in assoluto dell'Eurovision. Nel video precedente abbiamo ascoltato le canzoni dalla posizione 100 alla 91, oggi andiamo avanti con le posizioni dalla 90 alla 81. Siete pronti? Partiamo! Beh, cosa dire, la canzone, nonostante fosse un po' ripetitiva, a me piaceva molto, era carina, meritava di vincere l'Eurovision. Beh, se non avesse avuto quello staging un po' noioso, sicuramente sì. Lei live era un pochino smorta, era diciamo la quota Go Girl Give Us Nothing, praticamente. Nonostante ciò, comunque quarta posizione nella serata finale. Andiamo avanti. Hera Bjork aveva già rappresentato l'Islanda all'Eurovision nel 2010 con il pezzo Je ne sais quoi, che a me piaceva tanto, però a lungo andare mi ha un po' annoiato. Nel 2024 invece ha presentato questo pezzo che, per carità, carino, però sapeva di roba già ascoltata e non ha aiutato nemmeno lo staging, che era abbastanza horror. Infatti non è riuscita ad arrivare in finale. Che dire, Hera Bjork, ritenta, sarai più fortunata. Questo pezzo quell'anno era schifato, odiato da chiunque, io ancora non ho capito per quale motivo. A me piaceva un sacco, mi ricordava un po' The Weeknd, mi dava quelle vibes, non so. Lo staging era carino, niente di particolare, niente da obiettare. 14° posto nella serata finale, meritava la top 10. Tra le varie entry dell'Estonia non è sicuramente tra le mie preferite, però live lei era una delle migliori di quell'anno. 8° posto nella serata finale. Andiamo avanti. Allora, abbiamo voce, carisma, coreografie, salti mortali. A un certo punto suonava anche la batteria. Loboda, sei una delle più grandi icone dell'Eurovision. Purtroppo però ottenne soltanto la 12ª posizione nella serata finale. Anche in questo caso avevamo tutto, avevamo la voce, avevamo lo staging, avevamo le coreografie, ma soprattutto avevamo il vento e le extension. Le Totally Spice della Serbia. La canzone, nonostante un testo un po' banalotto, ti entrava subito in testa e difficilmente ne usciva. Infatti io ancora ne sono ossessionato, ma va benissimo così perché l'Eurovision è anche questo. Diciamo che c'è stato un prima e un dopo. Loro hanno portato una nota di colore e hanno reso l'Eurovision quello che è ancora oggi. Ritornando all'esibizione, Waterloo è stata forse l'unica canzone dell'Eurovision ad essere entrata nella storia, perché ancora oggi la ascoltiamo. Gli ABBA sono ovviamente iconici, infatti loro hanno vinto l'Eurovision quell'anno. Andiamo avanti. Allora, lei dal vivo ha una voce non irritante di più.
Per fortuna però non riscontro questo problema nella versione studio. Con questo pezzo avrebbero dovuto rappresentare l'Ucraina nel 2020, però a causa della pandemia da Covid-19 quell'anno lo spettacolo venne annullato, però si rifecero l'anno successivo presentando Shum, che troveremo più in alto in classifica ovviamente. Questo pezzo parla d'amore, ma più che altro è una specie di incoraggiamento a svegliarsi, a riprendersi, riferito al mondo intero da quel momento rappresentato appunto dalla pandemia. La Finlandia ha quasi sempre delle entry molto fighe, devo dire, e questa non è da meno. Voce stupenda, esibizione top, perché comunque c'era uno staging che era molto, molto carino. Purtroppo però la gente non ha gusto e quell'anno finì solo 25esima nella classifica finale. Dire derubata è dire poco. Questo pezzo alternative rock mi è entrato subito nel cuore, l'ho amato sin da subito. Sesto posto nella serata finale, sicuramente meritavano di stare nella top 5 molto più di qualcun altro e non vi dico di chi sto parlando. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video, ci vediamo prestissimo con altre 10 posizioni della mia playlist. Ci tenevo a ringraziare ancora una volta tutte le persone che si sono già iscritte al canale. Se siete nuovi, mi raccomando, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!